Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Wow. Take What your explosion. protein pills and put your What an helmet explosion. on. Ground control to Major And now the last Tom. one. We can do it. 6, commencing countdown, engines on. 2, check ignition and may God's love be Head with shield you. under fire. Starboard shield under fire. Starboard shield under fire. Port shield under fire. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know it's time to leave the capsule. If you dare. Finally. 3 on 3. This is Major Tom to ground control. 3 su 3 ragazzi. 3 su 3. E andiamo a consegnare questo cazzo di pacco. Ciao ragazzi, sono Izen e benvenuti in questo mio nuovo video. Quest'oggi siamo a bordo di una nave che forse magari non molti di voi conosceranno, forse qualcuno di sì e altri no. Anche se si è tipo buggato mezzo il mio personaggio e non si riesce a girare. Iniziamo bene sto video. Iniziamo proprio bene. Ok, ho sistemato. Siamo in compagnia qui di Ryder, che è un membro dell'organizzazione dove anch'io faccio parte, la compagnia stellare Galileo. Ovviamente trovate qualche link in descrizione della compagnia stessa, con capitanata Marco, eccetera eccetera. Persone molto a modo, molto divertenti, che vi faranno ridere un sacco di volte. A parte questo, facciamo un piccolo tour della nave. Questa è una freelancer, non so se è la Max oppure no. No, questo è il MISS. È il freelancer. freelancer versione militare con un bordello dei missili. Perfetto, questa è la versione militare dove potete anche vedere che il cargo è leggermente più corto, però ha più missili a sinistra e a destra, possiamo trovare anche degli oggetti, o meglio, sembrano dei missili, però in realtà non vorrei dire una sciocchezza. Quindi non dirò cosa sono, lo capirete voi stessi dalle immagini. Qua c'è la zona cargo e al centro della nave effettivamente ci sono due aree, una rispettivamente l'area cucina, dove è possibile prendere dei bicchieri, dei asciugamani, perché c'è anche la doccia. Giustamente dopo una giornata intera hai bisogno di farti una doccia e c'è anche il bagno incorporato. Robe di lusso in questa nave in sostanza. C'è il dormitorio affiancato proprio al bagno praticamente. E adesso ci dirigiamo in sala plancia, meglio in zona di comando, dove potete vedere ed ammirare come è strutturata questa zona, con la zona di living che abbiamo abbandonato e la zona di commanding nella quale siamo subentrati. Alla sinistra c'è la zona del comandante, alla zona destra c'è la zona del copilota. Posteriormente ci sono due monitor che è possibile utilizzare, ma attualmente in questa MISC, ahimè, non hanno molta utilità. Mentre una visione dall'esterno la facciamo vedere immediatamente. Vediamo un po'. Questa è la visione dall'esterno, completamente verde, ma di un verde appunto militare, richiamando appunto quel tipo di stile da combattimento. Sembra un design abbastanza vecchiotto per quanto riguarda Star Citizen, però in realtà è abbastanza attuale, dato che comunque fornisce due motori esterni che ahimè però sono facilmente abbattibili. Beh, considera che in futuro queste i motori praticamente di tutte le freelancer, compresa questa, potranno girare su se stessi a 360 gradi. Non so se ci fai caso dai bordi, vedendo sempre dall'esterno. Praticamente puoi direzionare i motori in qualsiasi punto della nave, su una base di 180 gradi, ovviamente a 360. Chiaro? Praticamente premendo suppongo il tasto J, come avviene su anche altre navi. Oddio, in realtà questa tipologia di funzionalità ancora non l'hanno inserita, quindi non credo sarà il tasto J.
perché quello sarà proprio per il VTOL, sarà specifico per il VTOL. Questo penso avrà una qualche funzionalità differente, anche perché non credo sarà facile da gestire. Però sicuramente può essere anche che sarà J, quindi quello che ti dico può essere che sbaglio. No, beh, Però in teoria ovviamente poi dopo è tutto customizzabile, quindi sì, è un sì, po' così. assolutamente. Ma qua sembra che comunque sia avvenuta una distruzione di una stazione spaziale o qualcosa del genere. Te lo dicevo che serviva per... Allora, questa probabilmente dovrebbe essere la fine che farà Portolisar. Un In giorno. pratica, un giorno, esatto. Ma oddio, manco tanto distante dovrebbe Oddio, ma essere. quella è una nave oppure sono i resti di una nave sulla destra oppure cosa? O non lo so. Dove? Questa qua sulla destra, vedi sto piccolo soggetto qua sulla destra che adesso stiamo sorvolando. No, questi sono i pezzi di Portolisar praticamente. Se tu vai a vedere questo qua, guarda. È vero, assomiglia molto a Portolisar, è vero. Avviciniamoci un pochino. Attenzione a non andare a sbatterci, mi raccomando. Ah, bello. Tu poi mi stai a fare i video che quando hanno resettato che non c'ho manco un sordo, se no venivo con l'armatura quella figa. certo. Per quale motivo te la faccio fare? Perché io non devo sembrare così brutto. Mi sembra giusto. Perché voi dovete sapere in realtà che il sottoscritto non è che abbia molti soldi per fare queste cose. Si è vestito con un'armatura, una tuta da Argo, stile lavoratore, e basta, niente di più. Anche se tipo richiamano in un certo senso i jump point visti anche all'interno della conference della Citizen Co. di Star Citizen proprio. Questi anelli rotti, non so, a me quell'idea mi danno anche. Sì, potrebbe effettivamente, non è proprio tutto sbagliato quello che dici, però mi sembrano più tipo i cerchi dei Portolisar, per capirci. Sì, ci stanno anche come cerchi di Portolisar, però sai com'è? Perché che appunto l'accesso a Pyro, forse metterò anche in questo momento alcune parti di quel video stesso, l'accesso a Pyro risulta essere attraverso una zona alquanto pirata, quanto sembra. Sì, Pyro rientra fra quei sistemi, diciamo, non gestiti dalla UE, in pratica. Per chi non lo sapesse, la UE è una confederazione terrestre. Ma questo è un pezzo del Javelin. Ma che Te cazzo l'ho c'è detto con che un pezzo del era Javelin? una nave, tu no, sono i pezzi della... Aspetta, fammi vedere all'interno. Guarda qua, guarda. Anzi, senza il credo. Questo è un motore della Javelin, sicuro. Magari mi metterò in alto a destra anche qui una Javelin Sì, spaccata. evita di ucciderti. Sì, io ci provo. Che dici, ci entro? Senza morire? Sì, entra e centri, basta che segui la rotazione e cerchi di stare più centrale possibile. È un po' complicata, però ci proviamo. Ok. Oddio mio, è abbastanza claustrofobico qua dentro. Ok, meglio uscire il prima possibile, senza morire magari. Ci sono lamiere, pezzi di rame. Ok, l'abbiamo attraversata ragazzi, l'abbiamo attraversata. E sinceramente fa una scena bellissima. Questa piccola camminata nello spazio con questo piccolo pianeta che vedete sullo sfondo che è Arial, perché ovviamente non l'abbiamo ancora citato, ma siamo nei pressi di Arial. Ed è veramente bello da vedere dall'esterno. Penso che riuscite a rendo molto l'idea questa zona come bella da vedere. Non chiudere il portellone che sto facendo vedere. Troppo tardi, già chiuso. L'ho riaperto, fermo lì. Magari ci posso fare un bello screenshot per quanto riguarda la locandina. Probabilmente vedrete questa locandina nel nuovo video, anche se è da scegliere ovviamente il titolo. Il terreno qui davanti a noi, non so se ci fai caso. Sì. Potremmo andare lì e Allora, vedere cosa c'è più che altro effettivamente. Vedere se trovo un punto. Andiamoci di giorno che è meglio. Sì, Intanto. effettivamente. A livello di visibilità sicuramente. Sì, è perché voi magari non lo sapete, ma credetemi, da quando hanno introdotto la bufera su ogni singolo pianeta e stella, o meglio, satellite, letteralmente non si vede più nulla durante la notte. Di giorno è complicato, c'è poca visibilità, se ovviamente ti trovi a bassa quota. Se ti trovi ad alta quota l'effetto della bufera che c'è l'effetto atmosferico, in sostanza viene ridotto. Però c'è anche lì, però almeno si riesce a vedere qualcosa. Mentre quando sei a terra letteralmente non vedi nulla. Beh, siamo quasi sulla superficie di Arial, ci manca poco. E questo davanti a noi è un fiume o cosa? Che No, credo sia una formazione rocciosa.
Esatto, sta arrivando il venticello. Vogliamo fermarci per far vedere un po' come effettivamente la bufera a piedi? Che dici? Va bene? Trova un punto di attracco e attracchiamo. Sì, Magari in punto quella, d'attracco. magari in quella conca del terreno, che dici? Preferisci la conchetta? Sì, Vuoi andiamo la alla conchetta? Magari Ti siamo do anche la un po' più, conchetta. siamo anche un po' più riparati rispetto al resto. Ok. Attenzione. Ci siamo. Perfetti. Atterraggio perfettamente conseguito. Le diamo una B, le diamo una B. Sicuramente più in alto è ancora peggio. Ora perché il punto siamo nella conca non è che così tanto visibile, però credetemi, se ci alziamo magari andiamo un po' più là sopra, forse vi faccio anche vi faccio dare un'occhiata, va, che forse è meglio, così rende più l'idea. C'è un motivo particolare per cui ho scelto di scendere fino a qui e non stare là sopra, perché sopra in genere dovrebbe fare sempre un tantino più di polvere in un certo senso. Vediamo se riusciamo a salire. Ok, ci siamo. Questo è il tipico paesaggio, che poi rende tantissimo, con la nave qua in mezzo a questo paesaggio, con Ryder che sale su questa montagnella con la pistola in mano. Ah, cazzotti addirittura. Questa è una delle pochissime meccaniche che hanno introdotto nella 3.8, insieme ad altre che adesso ovviamente troverete nei prossimi video, dove c'è il combat system sostanzialmente, dove vi potrete praticamente menare con i vostri compagni, amici e anche non conoscenti. Ecco, mi ha appena fatto danno, difatti. In questo modo riuscirete ovviamente a forse a fare anche un fight club, qualcosa del genere. Beh, guarda, c'è stato un gruppo di inglesi. stranieri che hanno già organizzato, mi ricordo se hanno organizzato proprio Sì. i versus. Sì, è vero questa cosa, e probabilmente vi farò vedere assolutamente questa immagine in un riquadrino qua a destra, in alto a sinistra, non so dove c'è proprio questa locandina che si sono creati, spettacolare, dove c'era questo versus e chi vinceva? Vinceva una Mustang, se non sbaglio. Sì, un Mustang. Comunque, sai, le cose belle della community in un certo senso, dai. Che dire, comunque, questo è Arial, questo sono io, che sono una bellissima cunetta. Io ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, se questo video possa esservi piaciuto in un certo senso. Io sono Azer, lui è Ryder, e ci vediamo al prossimo video, ragazzi.